un benvenuto a tutti. Oggi facciamo una chiacchierata con Armando Palmieri, che salutiamo, Ciao a tutti. Pastry chef napoletano, che dopo una laurea in tutela dei beni culturali e con un concorso relativo a tale titolo di studio vinto, è stato folgorato sulla via della cucina, cambiando totalmente obiettivi ed impostazione di vita. Poi, prima per affinare la sua preparazione, ma poi anche per lavoro, ha viaggiato in lungo e in largo, Occidente ed Oriente, vivendo in contatto con luoghi e culture diversi fra loro e lontani da noi, ma conservando sempre un'anima mediterranea che fa capolino spesso e volentieri nella sua opera. Ma parlando di dieta mediterranea, che è l'argomento di oggi, Armando, quando si parla di dieta mediterranea, qual è la prima immagine che associa? La prima immagine che associo è un'immagine variegata di colore, nel senso che avendo avuto la possibilità di girare molto e di venire a contatto con tante culture, il cibo mi ha sempre interessato da questo punto di vista perché è vero, io ho girato per il mio lavoro, che oggi è quello della pasticceria, il pasticcere, ho fatto formazione per tanti anni, per cui l'esplorare un luogo per me ha significato anche venire a contatto con, diciamo, le tradizioni enogastronomiche di quel luogo. E quando vai in tanti luoghi, io le prime immagini che associo al cibo sono il colore. La dieta mediterranea mi fa venire in mente i colori, diciamo, un po' della nostra bandiera nazionale, ma sicuramente colori caldi pertinenti alla fascia mediterranea, quindi diciamo colori che il primo che mi viene in mente è il rosso, quello dei pomodori, perché mi sembra una cosa scontata, però nel resto del mondo il pomodoro è visto in maniera totalmente diversa da come lo vediamo noi, mentre per noi rappresenta un po' la base della nostra cucina, cioè paesi come la Spagna, come il sud della Francia, l'Italia, diciamo la Grecia, hanno di riferimento il pomodoro in maniera diversa da come lo puoi trovare in Cina, in America, in Nord America e altrove. Diciamo, Ma è l'immagine che giusto. associa i colori caldi, e la prima immagine che associo sono i colori che appartengono, insomma, un pochino alla provenienza della mia terra, lo sai, io sono campano, quindi Sì, ma è giustissimo perché oggi si parla comunque di dieta a colori proprio per mantenere bravo, un buono stato di salute. E bravo. infatti, mens sana in corpore sano e non si può pensare bene, amare bene, dormire bene se non si ha mangiato bene, sono solo due degli innumerevoli detti aforismi dedicati al rapporto fra cibo e buona salute psicofisica, relazione riconosciuta ormai da tutto il mondo scientifico. Quali sono i prodotti o le preparazioni della dieta mediterranea che ritieni maggiormente rispondenti al concetto di sana alimentazione ma con gusto? E in effetti già ci hai accennato al pomodoro, che è un alimento colorato e sicuramente Sì, benefico. guarda, posso dirti che insieme al pomodoro che ho già citato, nell'immaginario collettivo c'è l'utilizzo per esempio dell'olio extravergine di oliva. Diciamo, io da pasticcere, lo sai, la pasticceria, diciamo, fa prevalere il burro sostanzialmente come materia grassa nelle preparazioni. Allora molte volte mi si chiede sempre in ogni ricetta in cui uno propone, dice ma chef, ma lo posso sostituire con l'olio? Cioè la domanda ricorrente è sempre quella, cioè sostituire quel tipo di grasso che è visto un pochettino come un grasso che può danneggiare la salute a differenza diciamo dell'olio d'oliva che viene visto più salutare. Io rispondo sempre che sostanzialmente non è il fatto che l'olio extravergine d'oliva ha dei benefici e il burro non ce li ha. Sta nelle quantità, cioè di quello che uno assume. Quello che posso dirti però è che comunque insieme al pomodoro, l'olio extravergine di oliva, alcuni latticini, le piante a foglia verde, cioè il basilico, no? Che è diciamo, una pianta che noi conosciamo molto bene, non è che qui per esempio in Nord America non lo conoscono, ma qui in Nord America non conoscono il pesto, per dire, il concetto del pesto. Quando noi oggi vendiamo il pesto
nelle nostre location, perché abbiamo una parte del salato che prevede i sughi classici all'italiana, no? La matriciana, la Sì, bolognese, c'è sempre il pesto che accompagna questi sughi, cioè la gente viene e vede questo barattolo di sugo verde e non ha mai associato, diciamo, l'idea del basilico che si potesse pestare e farne diventare una crema con cui condire la pasta. Se noi pensiamo che la base della dieta mediterranea è il classico piatto di pasta col pomodoro, la foglia di basilico e l'olio a crudo, diciamo in un concetto, in un paese così evoluto come il Nord America, da questo punto di vista, in cucina invece ci hanno ancora tanta strada da fare. Allora, diciamo che mi viene sempre in mente il pomodoro, il basilico, l'olio d'oliva, però c'è da fare tanta formazione ancora. e l'abbiamo detto pure prima, ha viaggiato molto per lavoro fra Sì. Francia, Canada, Gran Bretagna, Giappone, insomma un poco tutto il pianeta, diciamo. E come è considerata e vissuta all'estero la dieta mediterranea? E questo l'abbiamo già visto, insomma, in modo un poco È vissuta veloce nella come domanda ha un... precedente. Ora, sai cosa? Ha uno status quo la dieta Eh, mediterranea nel resto del mondo. e, Cioè, le persone in Asia, le persone nel nord Europa, le persone qua da questo lato di mondo nordamericano, vedono la dieta mediterranea come una sorta di vadevecum del cibarsi, però sì, riconoscono che molte volte mancano proprio i prodotti a certe sì. latitudini per fare... Cioè io adesso dico una cosa, qui in Canada non cresce praticamente niente, perché Mm. i tre quarti di questo continente, di questa nazione sconfinata è sotto la morsa del freddo per 9-10 mesi l'anno. Allora capirai che Molte molte cose sono proprio impossibili da trovare. vengono tutte dagli Stati Uniti, dal Mm. Centro America. Basti pensare che il pomodoro, che per noi, sempre per tornare a pomodoro, che per noi è una cosa che può essere abbastanza semplice come concetto, se poi ci sono tutte le complicazioni dietro alla raccolta, bla bla bla. E qui deve essere importato, non esiste il pomodoro in Mm. Canada. La dieta Eh. mediterranea all'estero è vista come, anzi, per loro noi siamo fortunati ad avere la disponibilità di tanti prodotti che magari nelle altre parti non ci sono. Questo caratterizza le abitudini alimentari degli altri popoli, Eh capito? sì, perché questo grazie insomma al clima, alla situazione Eh, anche geografica, abbiamo in effetti una situazione di grande vantaggio rispetto a tanti altri paesi, per Basti cui pensare, noi potremmo... importiamo i latticini dall'Italia, dalla Puglia, dalla Campania, Mm. arrivano ogni 48 ore con un aereo espresso, arrivano, ma cioè, mezzo chilo di fior di latte lo arrivi a pagare $49 qua, cioè, Beh, perché certo, ci sono i certo. dazi, ci sono i costi, ci sono le Eh. quote latte qui in Canada, le famosissime quote latte. Puoi importare dei prodotti caseari fino a un quantitativo legato alle tue quote latte in Mm. base a quanti prodotti caseari locali hai usato. Quindi in effetti per valorizzare ulteriormente la dieta mediterranea potremmo pensare di far conoscere meglio i prodotti nostri originali. Va bene, ormai vivi e lavori assieme a tua moglie in Canada, che è lontano proprio sia geograficamente che culturalmente da noi. E quale parte del tuo bagaglio culturale mediterraneo utilizzi con più frequenza nel tuo lavoro e cosa trasmetti delle tradizioni ai tuoi amici, clienti e quali sono le loro reazioni? Io ricordo il tuo babà di semola, di Sì, macinata, che che propongo tuttora, e proponi tuttora, che con è la semola particolare, italiana, con perché noi, sì, e che probabilmente forse, non lo so, magari una sciocchezza, ma è anche vicino ai babà che si facevano una volta, perché voglio dire 100 anni fa, 150 anni fa, farina 00 magari, insomma, non era così noi presente. ora sono Sì, contento che mi hai fatto questa domanda, sai perché? Perché noi, diciamo, siamo abituati, poi in Campania per la maggior parte, siamo abituati, poi dico noi pasticceri, alla farina americana quando si parla di babà, no? Che è un sì, concetto proprio solo commerciale perché è, cioè,
è tutt'altro. Sì. Io vivo in uno stato dove di campi di grano ce ne sono e non poco. Manitoba, parte del Saskatchewan, che sono regioni in cui non c'è niente, c'è solo grano, campi, le famose praterie di grano. Però il problema qua qual è? Che non si ha il know-how per trasformare quel grano in un'ottima farina. E poi c'è anche un altro problema relativo al clima. Queste parti sconfinate di lande dove cresce il grano sono molto umide perché diciamo il freddo che c'è inumidisce talmente tanto il terreno che prima di farlo seccare per far crescere del grano, loro utilizzano il famoso glifosato, Sì. i famosi bombardamenti dal punto di vista biologico per adattare quel terreno a quel tipo di grano. Automaticamente ciò che ne deriva è un prodotto che non è proprio 100% il massimo, però è un prodotto a buon mercato, per cui tutte le aziende europee cosa fanno? Per loro conviene prendere tutte queste qualità di Certo. grano e importarle in Italia. La cosa incredibile è che poi, diciamo, in Europa si lavora e poi si riesporta in Canada. Ok, oggi se io volessi comprare un sacco di farina da 25 kg canadese fatta in Canada, io la pago praticamente meno di 15 dollari. Ok? Se io importo un sacco di farina dall'Italia, da un mulino italiano, io la pago 55 dollari, cioè 40 dollari in più al sacco, però la differenza è abissale. Qual è la parte che io faccio prevalere qui? È la mia provenienza, cioè le mie radici. Una signora l'altro giorno mi ha detto, i miei genitori sono abruzzesi, però io sono nata, cresciuta e vissuta qui in Canada e non posso fare più a meno della pastiera, perché è una cosa che io faccio 365 giorni l'anno. La pastiera, diciamo, qui dove io sto, nel mio laboratorio, nei miei punti vendita con la compagnia, c'è sempre, c'è sempre. E non è che uso il grano acquistato qua, lo lavo, lo lavoro, perché è ancora, diciamo, una materia prima un po' primordiale. Avrei la possibilità Sì. di prendere il grano cotto già nelle confezioni, un po' come si trova da noi, ma preferisco, diciamo, lavorare diciamo, su questo prodotto qua, che da questo punto di vista, quando non è ancora trasformato, diciamo, ancora qualcosina mantiene. Però il discorso qual è? Faccio prevalere la mia provenienza. Per me qui essere italiano e ancora di più essere partenopeo è un punto a mio altissimo favore. Infatti. E non solo per i miei clienti, attenzione, anche per i ragazzi che lavorano con me. Cioè io ho a brigata piena, perché adesso con la situazione Covid un po' le cose sono diverse, però con me lavorano 16-17 persone. Per chiudere la domanda, l'essere partenopeo per me viene prima di tutto, altrimenti non mi sarei neanche trasferito qua. Io in tutti questi anni, negli ultimi 20 anni della mia vita ho viaggiato perché? Perché una volta dicevo una cosa, ho sempre detto una cosa, lo dicevo sempre in dialetto, no? E dicevo io voglio viaggiare, voglio parlare napolitano per tutto il mondo perché la gente ha da sapere come si è fatta a Napoli. Era un pochettino diciamo, il mio modus pensandi. E poi da quello, diciamo, sono venute poi è inevitabile che la mia cultura si mischi a quella dove sto nel E posto. non per niente si dice parla come mangi, Esatto, quindi se bravissimo. parli napoletano mangi anche napoletano, ovvio. Esatto. Armando, tu sei stato uno sportivo a livello Eh agonistico sì, eh e che sì. sport? Il rugby. Vabbè, Eh, è una parte del mio ma cuore che non se n'è mai andata via. Va bene, infatti i paesi anglofoni parlano di rugbyman, cioè un rugbista resta rugbista per sempre. Ma nella pratica del tuo sport, la dieta mediterranea ti ha aiutato, per avere delle buone performance o in questo ambito magari non è tanto soddisfacente? No, diciamo che quando ho giocato a livelli più agonistici, diciamo quando ho fatto la Serie B, quando abbiamo giocato, ero giovane, sto parlando di 25 anni fa quasi, ma quando giocavo a quei livelli è chiaro, c'era un nutrizionista, c'era un preparatore atletico che ti seguiva e quindi è chiaro. A quei livelli lì si è seguiti e non c'è terzo tempo che tenga, nel senso che va bene sgarrare
per quel paio d'ore e poi si torna tutti nei ranghi durante la settimana. Sì. È una cosa che certamente a livello agonistico influisce tantissimo, l'alimentazione, per chi fa sport. Poi il rugby è uno sport dove si consumano veramente tante calorie, Sì. quindi riassorbire quelle calorie mangiando diciamo, gli alimenti giusti e seguendo una dieta ben bilanciata è sicuramente un qualcosa in più che ti aiuta nelle prestazioni. Per gli antichi greci, ulivo, vite e grano costituivano la sacra triade e ancora oggi questi prodotti costituiscono una base della nostra alimentazione e sono un'importante voce della nostra economia. Abbiamo parlato prima dell'olio extravergine che ora si inserisce anche in molti dolci. Ma ritieni che in questo difficile momento economico, sociale, ambientale, oltretutto con con gli ultimi problemi che si sono verificati con il Covid in pratica, per l'imprenditoria giovanile soprattutto, per i ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro, potrebbero queste coltivazioni dare un nuovo impulso all'economia con un occhio attento alle cultivar e alle varietà tradizionali? Vanno un po' di moda i grani antichi e tutte queste altre cose. Oppure l'industrializzazione spinta è ormai irreversibile e non possiamo più tornare indietro. Hai sfodato una porta aperta, sai perché? Perché l'altro giorno leggevo che il ministro ha aperto le porte, diciamo, del Canada a giovani sotto i 30 anni che per poter applicare con un programma di inserimento nel circuito canadese devono fare richiesta per andare a fare le coltivazioni di prodotti autoctoni di alcuni territori che sono più a sud del Canada. Cioè ha stabilito un programma specifico, diciamo, proprio post-crisi, cioè proprio per questo momento di crisi del Covid, dove i ragazzi meno di 30 anni, quindi stiamo parlando di giovanissimi, Sì. possono fare richiesta e andare nei campi. Sono fermamente convinto che se si attueranno dei programmi che spingeranno i giovani, ma anche un po' i meno giovani, a tornare nei campi, mio nonno diceva una buona zappa è un'amica per sempre, però Certo. No, ma anche perché è una cosa molto interessante questa, perché poi va al contrario, prende un po' una strada contraria rispetto alla globalizzazione, esatto, perché il bravo, recupero delle cultivar o delle comunque varietà precedenti o anche insomma per quanto riguarda l'allevamento delle api, che in esatto, questo momento è delicatissimo perché le api sono in pericolo e sono esatto. importantissime, cioè senza api Ma non c'è infatti loro niente, non l'hanno ce n'è più l'hanno nessuno. fatto per quello, quasi si Mm. è molto attenti al discorso di ecosostenibilità, diciamo, e industrializzazione progressiva. Comunque la dieta mediterranea spesso è associata alla convivialità, anche se magari diciamo che i dolci non sono molto inseriti in questa convivialità, nel senso che sono un poco meno presenti, ma proprio per tradizione. Ora vorremmo sapere qual è il prodotto, il piatto che ti parla di più di convivialità e anche se è un dolce, cioè cosa ti piace preparare per offrire a un tuo amico che venga a trovarti a casa, proprio per condividere non solo del cibo, ma proprio un momento di... Partiamo dal concetto, quando uno si trova di fronte a un dolce, solitamente perché ce l'ha di fronte? In primo, io se penso al dolce, la prima cosa che mi viene di pensare è festeggiare un evento. Il compleanno di una persona, per stare tutti insieme e condividere quel momento, lo si fa con un dolce. Insita nel concetto. Ora, se io devo pensare alla dieta mediterranea e al dolce, è chiaro che non le vedo strettamente legate, però dico che negli ultimi anni nel mondo della pasticceria c'è stata una drastica, diciamo, riduzione di cose ininfluenti, di cose che non servono, diciamo, a vantaggio di una ricerca di un determinato prodotto per elevare la qualità di quel dolce. una Ok? maggiore essenzialità.
esatto, per elevare a livello qualitativo un prodotto, pensando sempre con la dieta mediterranea a qualcosa che ci fa stare bene, ci fa godere dal punto di vista gustativo, ma anche salutistico, è quello che secondo me bisogna sempre fare, la ricerca di un determinato prodotto e non bisogna mai esagerare. Cioè, se io alla fine del pasto mi mangio una pastarella e bevo un mezzo bicchiere di vino, non è che reco danno al mio organismo, cioè quello di... Sì, vabbè, anche Però perché poi il dolce comunque è riconosciuto nella dieta mediterranea 1 o 2 volte alla settimana. I dolci della tradizione comunque non sono nemmeno così tanto dolci dolci, cioè carichi di zucchero. no, Non anzi, vogliamo dire che siano no, però no, salutistici, ti devo dire però la verità, però per esempio, a parte di questa cosa qua, negli ultimi anni, anche se tu hai fatto caso, ci sono tanti pasticceri, tanti miei colleghi che hanno fatto una ricerca anche da questo punto di vista, cioè di sostituire una parte di questi zuccheri o quantomeno di ridurli, ma senza rinunciare al gusto. Non è che il dolce per essere buono deve essere fatto di zucchero e burro. Cioè, zucchero e infatti, burro sono due elementi che prescindono dalla ricetta, ma non è che zucchero e burro sono infatti. le cose che rendono quel dolce appetibile. Vabbè, quindi comunque per quello che abbiamo capito, in effetti tu ami preparare la pastiera La pastiera è un momento di gioia, ma così come il ok, babà, cioè il babà è sì, un'altra di quelle cose che non faccio mai mancare, ma perché è un po' come è un po' come una firma, non potrei mai sì. pensare di andare a lavorare in giro per il mondo e non proporre mai il babà. Secondo Massimo Bottura, la cucina rende edibili le idee come l'arte le rende visibili e tangibili. E la laurea in conservazione e tutela dei beni culturali ti ha in qualche modo spinto ad intraprendere la strada della cucina e più nello specifico dell'arte pasticcera, perché c'è comunque un trade union, se vogliamo, fra l'arte e la pasticceria vera e propria, cioè delle opere di pasticceria sono più quasi da guardare che da mangiare. A volte è un dispiacere proprio tagliare perché eh, sono veramente perfette. Io ti devo Quindi dire che probabilmente se non avessi fatto il percorso che ho fatto, diciamo, se non mi fossi laureato in quella disciplina, oggi sicuramente non sarei il pasticcere che sono, con le mie idee, con il mio modus operandi e col mio pensare al dolce. Si parla sempre, diciamo, della raffinatezza estetica quando si pensa a un dolce, poi bisogna anche pensare ai contenuti perché uno non è che può fare, diciamo, un dolce solo bello da vedere, ma lo deve fare anche buono da mangiare. Certo, l'occhio ha la sua importanza, però ciò che io ho preso dal mondo dell'arte, l'ho portato nel mondo della cucina prima e della pasticceria dopo, è l'idea, cioè l'idea che c'è dietro. Quando un artista fa un'opera, c'è un'idea concettuale dietro e poi dopo c'è il mettere in opera. E così è come il cuoco e il pasticcere, anche perché, cara ragazza, sapete che vi dico? Che chi si improvvisa fa strada breve, cioè ha strada breve. Il fatto che io sia stato abituato ad andare all'università, a studiare, a essere schematico in questo senso, mi ha permesso poi di affacciarmi al mondo della chimica, della biologia, dell'alimento perché mi interessava così, perché io odio parlare di una cosa che non conosco. e diciamo che in questo incontro comunque ci hai spiegato un poco la tua visione della dieta mediterranea e anche come la spiegheresti ad uno straniero e come la vivi in un paese come il Canada in cui ancora forse c'è qualche stereotipo sulla dieta mediterranea e non si conosce ancora in modo approfondito. Ma quale piatto, diciamo, anche dolce, accompagnerebbe meglio la tua spiegazione, cioè può essere l'emblema della tua visione della dieta mediterranea, Allora, proprio sic et qui, simpliciter. no, qui io ti posso dire che le persone straniere ci invidiano nella maniera più assoluta è il pomodoro, cioè proprio dal punto di vista basilare, quello che si invidia maggiormente
al nostro paese è la possibilità di disporre di una quantità e di una varietà, e sempre a livello qualitativo alto, di pomodori. Per cui se io dovessi, non voglio essere banale, ma se io dovessi rappresentare e rappresentarmi con un piatto, la mia idea, uno spaghetto col pomodoro fresco, perché è una cosa talmente semplice ma che non è accessibile a molti, proprio per una questione anche di distanze, che più di quello non mi verrebbe da dirti niente. Però direi anche che insieme a un piatto di spaghetto al pomodoro fresco con una bella fogliolona di basilico, come la intendiamo noi, ci metterei anche un dolce vicino, che diciamo è un dolce che potrebbe essere per rappresentazione qualcosa che racchiude pochi semplici ingredienti, ma che racconta quell'ingrediente. E allora io penso subito a un dolce a base di mandorla, a base di limone e a base di agrume, e mi viene subito in mente il bianco mangiare, che è un dolce nella sua semplicità, anche complesso da degustare, no? Il bianco mangiare è una base fatta con la mandorla, con infusione di mandorla, e poi dentro ci può essere un croccante, diciamo sempre fatte con base mandorla, può essere fatto con l'olio d'oliva, cioè la base croccante può essere fatta con l'olio d'oliva, può essere fatto con una farina grezza, più grezza che può essere la semola. Eh, Mm. Questo per dirti che alla fine non è che bisogna stare lì a scervellarsi per tirare fuori il piatto del secolo, basta conoscere gli ingredienti. Oggi, se tu parli con un cuoco affermato e dici, chef, qual è il piatto più difficile da fare? Vedrai che più della metà di loro ti dirà o spaghetto al pomodoro o la pasta al pomodoro. Perché per quanto possa essere semplice, per quanto tu possa sempre dire un ingrediente è buono e valido, e la cosa migliore è trattarlo meno possibile. Però tu lo devi cucinare. Noi parliamo sempre della dieta mediterranea, no? Ok. Sì, E parliamo di cosa? Parliamo sempre che sarebbe sempre meglio consumare dagli alimenti a crudo, piuttosto sì. che portarli a cottura e fargli perdere tutta una serie di caratteristiche e di valori nutrizionali. Il bravo cuoco, la persona che sa come si cucina, magari usando delle tecniche più innovative che sono pertinenti nel mondo in cui viviamo oggi, avendo a disposizione quegli ingredienti, ti può creare un piatto che io non dimenticherò mai quando ho assaggiato il risotto ai 3 pomodori di Claes Corelli, che è stato il mio Mm. mentore. Ma va bene, questo è il concetto della cucina semplice che però non è sempliciotta, cioè Non è è scontata, semplice, non è scontata, sì, capisci? ma in effetti è per alcune cose anche complicata, perché quando ci sono pochi ingredienti basta sbagliare un passaggio e è saltato il piatto, quello è il discorso. Sì, Rovini tutto, rovini sì, tutto. Guarda, per ritornare, ma la stessa pastiera, cioè la pastiera con 3 ingredienti, grano, ricotta, uova, cioè non è che uno ci si inventa. Dove sta la genialità della pastiera? Il bilanciamento di questi semplici ingredienti. sì, Raccontano sì. una storia, raccontano tante cose, però devono essere ben bilanciati. Ecco. Certo, certo. Va bene Armando, noi abbiamo finito. Ti ringraziamo per la Ma gentilezza, sono io sei stato gentilissimo. No, che no, sei ringrazio stato voi. Ah, gentilissimo.